Allora, oggi vorrei parlare di un tema di cui non frega niente a nessuno. Allora, vorrei fare il discorso più onesto possibile, perché è pieno di luoghi in cui ci dicono, ci diciamo, no, la felicità è indistruttibile, dobbiamo solo essere felici, quindi tutte cose che rischiano di farci avere un brutto rapporto con la sofferenza. Dobbiamo subito dire che la felicità non è differente da felicità non è un'azione che mi porta lontano dal dolore. E questo logicamente lo afferriamo anche. Il nostro problema principale è che abbiamo un inconscio, che noi lo possiamo pure afferrare, però comunque chi ha una dipendenza, se ho una dipendenza, cercherò l'oggetto che soddisfa quella dipendenza perché mi fa essere felice? Sì, ma soprattutto non mi fa sentire l'astinenza. Ho bisogno le attenzioni delle persone mi fanno felice. Sì, perché se non le ho, sto male, sento solo. Ecco, questa non è felicità, questa noi in Aleph la chiamiamo meccanicità. Infatti la rappresentiamo con una chiave inglese stilizzata. Questa è una dipendenza. Io metto un oggetto X qui sopra che può essere le attenzioni del partner, il fatto che una persona mi guardi con stima, una sostanza, un'azione, uno status, metto un qualcosa di esterno che determina la mia emozione. Se questa cosa esterna si realizza secondo le mie aspettative, allora la mia emozione sarà positiva. Ah, sto bene, sono felice. Questo mese mi hanno pagato di più, sono felice. Ecco, però se invece va come io non vorrei, non sono più felice, sono un opposto. Sono triste, ho paura, sono incazzato. Ecco, questa non ha niente a che vedere con la felicità. E qua subito capiamo che la questione diventa ambigua, navigare in noi stessi, perché non è che quando sto bene sto facendo le cose bene, quando sto male sto facendo le cose male. Non è questo il metro di discernimento. Eppure la società si muove in base a questo presupposto, non dichiarato ovviamente. Mi devo realizzare, devo fare tutto da solo, devo essere autosufficiente, devo avere successo, tutta una serie di cose che dipendono da questi presupposti qui. E basta molto poco, noi ci accorgiamo che non è vera felicità perché basta molto poco a distruggerla, ma proprio nulla. Basta che una persona la pensi di maniera differente da me. Magari non ce l'ha neanche con me. Io sento Giordano che parla con Federica di un argomento politico in quale io non sono d'accordo. Già questo basta. Già questo basta a farmi stringere lo stomaco un attimo e a farmi entrare in un meccanismo in cui dico, allora, sto male, quindi sofferenza, le cose sono due. O è colpa di Giordano, oppure è colpa mia. Quale delle due mi fa stare meglio? Che è colpa di Giordano, ma infatti lui apposta l'abbiamo messo lì per questo motivo. Ti incassa bene. Esatto. Colpa di Giordano, chiamo, perfetto. Se non sono felice è colpa di Giordano, perfetto. Ecco. Ecco, qui c'è
un punto in comune con come funziona il corpo. Se io ho un dolore, magari faccio male qui, mi fa male, allora il mio corpo automaticamente, inconsciamente, non è colpa sua, cambia postura per non sentire quella sofferenza. Cambiando postura però io magari comincio a camminare così. Passa un mese, camminare così mi pesa qui, quindi comincio ad avere un dolore qui. Allora, per non sentire questo e neanche questo, comincio ad andare così. Dopodiché vado da Mimmo e dico, Mimmo, puoi fare qualcosa? E lui poi sconocchia, rimette a posto, andando ad un'origine, non all'ultimo sintomo che è uscito. Ecco, con la psiche è uguale. Di fronte alla sofferenza, quella vera, quella autentica, badate bene, inconsciamente cambiamo postura psicologica per non sentirla. E questo è il cambio di postura. Colpa, giudizio. È colpa di Giordano, non ha capito che in Palestina invece dovrebbe essere così e colà. Oppure no, è colpa mia, vedi, perché non riesco a dirgli che sbaglia, è colpa mia, non riesco. Colpa e giudizio. È un cambio di postura per non sentire la sofferenza autentica. Essenzialmente l'ego è questo, una postura psicologica errata per non entrare nella sofferenza. Ecco, e qui il paradosso di questo universo simpatico. La vera felicità non è possibile senza un sano rapporto con la sofferenza. Viviamo una vita piatta. Dove siamo vulnerabili, molto. È una vita povera, nel senso che basta veramente che uno mi rubi il parcheggio, che una cosa non vada come io la penso e sprofondo nelle preoccupazioni, nell'ansia.